Da grande farò il Papa. Ecco cosa farò. Farò il Papa. Non ricordo bene quanti anni avessi quando per la prima volta mi posi il problema di cosa avrei fatto da grande. Forse 6 o 7 anni o giù di lì. Comunque fosse, quello sarebbe stato il mio futuro. Sarei stato buono con tutti, buoni e cattivi. Eh sì, perché a quell'età i cattivi non sono poi così cattivi. Qualche anno dopo avevo deciso che fare il Papa sarebbe stato troppo impegnativo e non ci si divertiva mai. Quindi optai per fare l'astronauta. Ecco, l'astronauta era un bel mestiere. Avrei viaggiato parecchio e avrei visto e conosciuto un sacco di posti e genti strane. La Luna e gli UFO, quelli tondi. Marte e i marziani, quelli verdi. E poi avrei salvato il mondo da Godzilla e Mazinga. Non passò molto tempo che mi dimenticai di Godzilla e Mazinga. Sentivo che il mio futuro era nel pallone. Sarei stato il più grande calciatore del mondo, meglio di Pelé e di Maradona. L'avevo nel sangue il calcio, lo sentivo. Nel giro di pochi anni sarei stato comprato da una grande squadra e poi a 15 anni avrei debuttato in nazionale segnando 3 gol. A 18 anni o giù di lì nessuna squadra mi aveva ancora acquistato. Peggio per loro. Lo sport aveva perso una stella. Decisi quindi che la carriera di musicista pop rock sarebbe stata l'ideale per le mie capacità espressive. Ovviamente sarei stato il miglior musicista di sempre. Un misto di Mozart, Led Zeppelin, Bach, Pink Floyd, Verdi, Genesis, Beethoven e molti altri. Avrei suonato ogni tipo di strumento e avrei composto le più belle musiche mai sentite da essere umano. Ascoltandole l'umanità intera sarebbe diventata migliore. Avrei avuto soldi a palate e donne stupende. E non male come vita. Inoltre avrei potuto iniziare quando volevo, anche qualche anno dopo. Un grande musicista è come la sua musica, non ha età. C'era solo un piccolo ma trascurabile dettaglio. Non sapevo ancora suonare. Poco male. Per imparare c'è sempre tempo. Dicono. Non ricordo più l'ultima volta cosa decisi che sarei diventato. Ma forse il presidente della Repubblica o un terrorista. La memoria mi fa spesso brutti scherzi e quasi sempre non capisco se sono sveglio o se sto sognando. Ultimamente ho cambiato dimora. Ho trovato una vecchia pensilina di una fermata del tram, vicina alla stazione. Non era stata ancora occupata. Una vera fortuna.